Benvenuti a Desismo Architecture, sono Francesco Marelli di AWS, oggi con me c'è Paolo Baires di Shopfully. Benvenuto Paolo. Grazie Francesco. Ci vuoi raccontare cosa fate a Shopfully? Certo, Shopfully è una piattaforma di shopping già distribuita su 9 paesi che provvede a dare informazioni su negozi, prodotti e offerte attorno all'utente. Molto interessante. E che tipo di problema avete risolto con l'applicazione che ci mostrate oggi? Essendo un servizio sparso intorno al mondo, abbiamo il problema di dover ingerire log da diversi posti nel mondo. La soluzione migliore è stata quella di utilizzare un servizio già per sua natura distribuito intorno al mondo, che è CloudFront. Di fatto noi ingeriamo degli eventi che arrivano da qualsiasi AWS region nella distribuzione CloudFront e attraverso l'uso di Lambda at Edge provvediamo a inoltrare tutti questi eventi su un unico collettore Firehose che provvede ad essere un unico flusso controllato di informazioni. Questo flusso alimenta poi cuore del nostro sistema di analytics near real time sviluppato attraverso un altro servizio full manager di Amazon, Kinesis Analytics. Il suo scopo principale è quello di dividere, sempre attraverso l'utilizzo di una lambda anche qua sull'analytics, divide gli eventi che arrivano sul collettore centrale in 3 classi di priorità: eventi business critical, eventi a bassa priorità ed eventi che per i nostri standard qualitativi dovranno essere scartati in quanto non validi. Perfetto, quindi immagino che poi a monte di questo abbiate anche delle altre applicazioni che servono da consumer per questi dati. Assolutamente, infatti il cuore di questo sviluppo sono tutti questi flussi business critical che hanno bisogno di risposte in near real time. Perfetto, perfetto. Vedo poi qua che avete anche un altro flusso, quindi con S3, Glue e Athena. Sì, abbiamo implementato quest'altro flusso che fondamentalmente contiene il backup di tutti i dati che entrano sul Firehose in modo da prevenire la situazione in cui qualcuno possa fare degli errori su questo applicativo. In quel caso noi possiamo reimmettere sullo stream di Analytics tutti i dati che sono arrivati di backup e in tal modo riprendere l'elaborazione dove eravamo rimasti. Perfetto, quindi fare un replay come se fosse un dato live. Esatto. Perfetto, perfetto. E invece qua cosa vediamo, cosa fate? Molto importante per noi era esporre anche questi dati grezzi al resto dei reparti dell'azienda. Quindi attraverso un altro servizio full managed di Amazon, AWS Glue, riusciamo a esporre questi dati, a fare un flusso ETL fondamentalmente, prendendo il backup, importandolo su Glue e riuscire ad esporlo tramite Athena. Così anche gli altri reparti e tutti i nostri sistemi informativi possono, qualora servisse, accedere a questa fonte dati. Perfetto, quindi questa fonte dati diventa fondamentale per il vostro data layer e per il vostro uso interno. Assolutamente. Per la parte di analytics. Bene. E in termini invece di metriche, quanti utenti avete ogni giorno mediamente distribuiti intorno al mondo? Come media siamo intorno ai 3 milioni di utenti unici al giorno che producono circa 30 milioni di eventi per una stima di almeno 50 gigabyte giornalieri. Bene, grazie mille. Quindi direi che è un sistema geodistribuito che gestisce una grandissima mole di dati e in modalità completamente serverless che gestisce notevoli picchi di utilizzo. È un caso d'uso molto interessante. Ti ringrazio Paolo, grazie per aver partecipato. Grazie a te per l'invito, Francesco. Grazie per aver partecipato a Desismo Architecture.